Ciao a tutti, oggi sono qui con Kawai M+11 SE, che è uno strumento che ho portato in tour con me quest'anno e niente, insomma, quindi lo conosco bene, volevo farvi sentire un po' come suona. E insomma, suona bene, suona molto bene. E quello dove l'ho usato era un contesto pop, chiaramente, quindi avevo bisogno di un suono deciso, però insomma, comunque anche di sfumature, spesso avevo introduzioni nei lenti, piano e voce, quelle cose lì. Allora, una cosa che vorrei dire è che normalmente io nei pianoforti cerco una cosa, nei piani elettrici, negli stage piano, cerco una cosa che chiaramente è un po' difficile da trovare. Cioè, il problema è che molti hanno un suono molto bello, però se suoni piano o se suoni forte, il discorso dinamico va bene, ma non cambia la pasta, non cambia la rotondità del suono. E questi pianisti lo sanno, lo sapete tutti, cioè nel senso, quando ti siedi al pianoforte, se lo suoni piano, se lo suoni forte, poi ogni strumento è diverso, ma comunque la dinamica è una cosa che, hanno tutti e nella dinamica c'è un cambiamento sonoro. Ecco, io qui, ho trovato, diciamo, il modo. Praticamente c'è un bellissimo editor che si chiama, Virtual Technician che, praticamente permette di lavorare su parecchi, settaggi, su parametri che sono presenti anche in altri piani, i martelletti, insomma ce n'è un po' di tutti, ma quelli sono, bene o male in vari pianoforti. Qui invece abbiamo questo qua che si chiama voicing, che è una cosa importante perché permette di, fare proprio il discorso che vi facevo, cioè vi faccio sentire. Se tu lo imposti in normal, hai poi puoi cambiare, bello, e si ammorbidisce un po' e poi ancora più morbido, e io qui posso anche spingere e non arrivo mai ad avere l'acuto. E poi ce n'è uno che si chiama Dynamic, che cambia rispetto alla dinamica di chi suona. Poi l'intreccio fra questo e la curva dinamica che avete scelto vi permette di avere una risposta dinamica. Adesso infatti esco un attimo per farvi sentire come l'avevo settato, perché adesso l'ho settato diversamente, ma comunque era questo discorso qui.
conto che è un discorso un po' da nerd, però in realtà per me è fondamentale. Se io sto accompagnando un cantante e voglio salire, oppure anche a un certo punto veniamo via, ho bisogno di tutte queste cose qua che sono semplici e dinamiche, non è che mi sono inventato niente, però non tutti i piano, non tutti gli stage piano riescono a fare questa cosa qua bene come questo. Ecco, diciamo che dalla sua ha queste caratteristiche, poi la cosa più assurda di tutte, oltre al suono bello e tutto il resto, è la tastiera. Vabbè, questa è una cosa che è abbastanza, insomma, è stata molto osannata la tastiera di questo piano, perché è la tastiera del pianoforte montata dentro il case di uno stage piano. Ora, qualsiasi pianista sa che quella cosa lì è importantissima. Io per esempio ho un esempio che posso farvi è che a un certo punto, vabbè, durante il tour chiaramente i pezzi poi cominciano, quando si prende confidenza, uno magari ci infila qualcosa di un po' più suo, e a un certo punto, volevo fare una roba ritmica, adesso ve la faccio, abbasso un po' il volume perché non vorrei distorcere, una roba così un po' rock and roll, e a un certo punto ho sentito che il piano rispondeva, in modo elastico, un po' come succede col piano vero, che prende il tuo tempo. Quella roba lì non mi era quella cosa lì non mi è successa, mi è successa raramente con i pianoforti da palco. Vabbè, a parte questo, la tastiera non lo sto neanche a dire, nel senso, è una cosa che potete leggere ovunque, vi garantisco che tutto quello che leggete è vero, cioè nel senso che è la prima volta che finisco un tour, torno a casa, metto le mani sul pianoforte vero e non ce le ho di pongo, perché ti tiene anche allenato. Comunque, questo discorso qua, pianoforte l'avete sentito, è bello, è dinamico, bello veloce anche. Poi la cosa più interessante è che, vabbè, prima di tutto è diviso in tre sezioni, che sono il piano elettrico e i sub. I sub sono i suoni vari, strings, pad e cose del genere. Il pianoforti ce ne sono vari. Chiaramente io vi sto facendo sentire il risultato della cosa che io ritengo migliore per i miei gusti e per il mio modo di suonare. Poi ci sono tutte le varianti del mondo. Ora, qui si entra in un discorso infinito e non ve li faccio vi faccio sentire quello che ci ho tirato fuori io, insomma. Poi, una cosa che invece vorrei farvi sentire, che è molto interessante, che di solito Kawai si pensa al pianoforte, finita lì. Invece, piani elettrici sono veramente belli belli. Cioè, roba seria. Poi, oltretutto, equalizzatori, i piani elettrici hanno 2 effetti più l'amplificatore. L'amplificatore, lavora bene, c'ha l'equalizzatore suo, ha anche l'ampli, quindi potete fare veramente quello che vi pare. Tra l'altro gli amplificatori sono tanti e son belli, cioè nel senso che se vai nell'editing dell'amplificatore scegli questo tipo Marshall. Per dire, questa qui può diventare un wah. Chiaramente potete assegnare il wah wah a un pedale, insomma tutte quelle cose lì. Questo era per dire che comunque di base
Poi c'ha anche vabbè, clavinet. Una cosa che ho usato tantissimo è a parte i piani elettrici che vi ho fatto sentire, che questi son quelli che avevo fatto io col tremolo e compagnia. Una cosa che ho usato tantissimo è l'equivalente del CP70, diciamo, della Yamaha, che aveva fatto la Kawai, che si chiamava, adesso mi ammazzeranno, ma non me lo ricordo, ma era la risposta Kawai a all'Electric Grand, insomma, diciamo, e al piano elettrico con le corde. E io questo qui l'ho usato tantissimo. È bellissimo. Poi adesso questo qui c'ha un sacco di acuti, perché vabbè, io avevo bisogno, ecco, per esempio una cosa bellissima di questa tastiera è che ti permette, per esempio nel caso dei piani elettrici, con la curva dinamica non sembra tanto di cambiare curva dinamica, ma di invecchiare la tastiera. Nel senso, adesso sembrerà una cosa un po' stupida, però io ho la sensazione, ma comunque così devo spingere quel tanto che basta da ricordarmi il rosca. Adesso non posso girare la telecamera, ma è lì. Cioè, la sensazione di doverlo far suonare. E questa qui è una possibilità timbrica in più, anche dinamica in più. Ma non come succede su altri piani. Con questa tastiera qui, che è un pianoforte praticamente, succede una cosa. Se per caso nella vita avete suonato un CP70, un Rhodes, o comunque uno strumento elettromeccanico, un Wurlitzer, per i Wurli poi è pazzesco, perché il Wurlitzer ha una tastiera tutta sua. Se ti metti lì trovi il modo. Perché poi devi spingere te e suoni diversamente, capito? È bello, è bello. E quindi niente, questa è la sezione dei piani elettrici, e poi ci sono i sub, che sono strings, pads. Ecco qui c'è tutta la parte, diciamo, poi questo chiaramente, tutte queste cose che riguardano la DSR, i filtri e compagnia, li avete su tutto, e quindi considerate anche l'opportunità di mettervi lì a smanettare un pochino. Questo lo usavo, per esempio. Mi son messo lì e ho tirato fuori una roba che mi piaceva. Comunque, vi ho fatto sentire più o meno tutto, torno al mio piano preferito e suono un po' mentre vi saluto e vi ringrazio. Se siete arrivati fino a qui siete veramente coraggiosi ascoltare tutte le mie storie, e niente.
Ciao ciao.